Oggi con noi Paolo Valsecchi, System Engineer con oltre 20 anni di esperienza nel settore IT, esperto di VMware vSphere, Omnissa Horizon, soluzioni backup e disaster recovery e tecnologie Microsoft, blogger e YouTube creator. Paolo condivide la sua passione e competenza nel design e gestione di ambienti virtuali e protezione dei dati. Benvenuto Paolo e grazie di aver accettato il mio invito. Ciao Valerio, è un piacere. E sì, praticamente mi hai già introdotto, per cui alla fine poco da aggiungere per quello che riguarda di quello che mi occupo. Io faccio infrastrutture sostanzialmente presso le aziende e appunto mi occupo di questi settori che sono dalla virtualizzazione al backup, infrastrutture di VDI. Questi sono, diciamo, i canali principali su cui opero. Ecco, diciamo che ultimamente la richiesta di quello che è la parte di virtualizzazione si sta un po' spostando come tipologia di brand in uso, che poi magari abbiamo occasione anche di parlarne. Chiaro, infatti l'invito riguarda, grazie alla tua esperienza, il paragone tra VMware ESXi e Proxmox. Ora, Paolo, puoi spiegarci perché la virtualizzazione è fondamentale oggi per l'infrastruttura IT aziendali? Sì, allora è chiaro che per chi gira le aziende di qualsiasi taglio, che siano piccole, medie o grandi, vediamo che ci sono una marea di servizi. Dalla semplice timbratura, la gestione della timbratura, a dove mettere i file, a dove fare diversi servizi, tipo non so, delle aziende di produzione. E ovviamente è impensabile al giorno d'oggi poter immaginare che per ogni servizio ho un server dedicato. Avremmo dei data center immensi solo per avere soddisfare le esigenze e le richieste di una singola azienda. Per cui in questo modo la virtualizzazione ci viene incontro, perché ci permette di condensare tutti questi servizi su pochi hardware, quindi su pochi server che, messi in un certo modo, configurati in un certo modo, ci permettono di fornire diversi servizi. Poi qual è il grosso vantaggio della virtualizzazione? Che rispetto al mondo fisico è molto semplice da gestire in termini di distribuzione delle risorse. Immaginiamo, non so, cambiare un disco nel fisico. Se devo cambiare un disco a un server o espandere la capacità di un server, devo spegnere, aprirlo, mettere il disco, riaccenderlo e ci passa un tot di tempo. Questo tempo significa fermo del servizio, che non sempre è un bene, oppure costringe, diciamo, noi sistemisti a fare i lavori fuori orario, quindi alla sera o nei casi peggiori durante la notte. Invece col mondo virtuale io semplicemente faccio un click. Quindi io posso estendere una risorsa per un determinato server o per una serie di server in pochi minuti, in pochi secondi, facendo semplicemente un click. E quindi il grosso vantaggio è questo. Quindi tanti servizi, hardware ridotto, velocità diciamo, nell'applicare le nuove configurazioni e soprattutto limitare al minimo il fermo. Cioè il fermo praticamente quasi non c'è, soprattutto sulle espansioni dischi, eccetera, eccetera. Solo in pochi casi, ma parliamo di qualche minuto. Questo secondo me Chiarissimo. i grossi vantaggi. Chiarissimo. Paolo, VMware ESXi è una delle soluzioni più diffuse sul mercato. Quali sono secondo te i suoi principali punti di forza, specialmente per le grandi aziende? Allora, diciamo che VMware da parecchi anni che è il leader di mercato per quanto riguarda la virtualizzazione, e con il tempo ha maturato una certa stabilità e soprattutto una scalabilità che non tutte le altre soluzioni o i competitor possono avere. La gestione al momento, quindi aggiornati a oggi, non è così complessa, perché riusciamo a fare tante operazioni direttamente dalla GUI. Quindi noi accediamo alla nostra console e possiamo andare a configurare quello che ci serve, e soprattutto con le ultime versioni è stata molto semplificata e soprattutto automatizzata. Poi diciamo che la piattaforma VMware è ancora quello che è il riferimento per quelli che sono gli sviluppatori di software. Tante applicazioni sono sviluppate attorno appunto a VMware, quindi è ancora un po' il riferimento di quello che sono le attività di chi si occupa di software. E inoltre, essendo un prodotto molto diffuso, c'è tanta gente che ci lavora con VMware, quindi un'azienda che deve fare turnover, non so, uno che se ne va, è relativamente facile trovare Chiaro. un sostituto.
cosa che chiaro. per cose più di nicchia sarebbe un po' più complicato. E inoltre poi c'è dietro una community che è molto vasta. Ci sono dei programmi tipo V-Expert dove si possono mettere in contatto tante persone, creare appunto una community, un networking di persone dove quando hai qualche problema, hai qualche cosa da chiedere, ovviamente è possibile avere delle risposte funzionali e Chiarissimo. soprattutto da persone che insomma sono affidabili, ecco. E sempre secondo la tua esperienza, ovviamente, quali sono i principali limiti di VMware ESXi, soprattutto in termini di costi, complessità o compatibilità? Ecco, questo è diventato nell'ultimo tempo il tasto dolente. Sicuramente in questo momento i costi vedo che è il principale limite, più che quelli tecnici, perché da quando è stato fatto questa acquisizione i costi sono diventati importanti, anche se comunque stiamo parlando di un prodotto top, quindi è molto completo e durante diciamo le selezioni dei software, soprattutto di virtualizzazione, VMware è sempre fra i primi 3. Chiaro. Sono curioso di vedere cosa succederà soprattutto nel 2025, perché non tutte le aziende al giorno d'oggi possono permettersi quelli che sono stati quei lievi ritocchi che sono stati fatti ai listini di VMware. Quindi lo vedo molto diciamo traballante la sua posizione di leader, perché ovviamente le aziende piccole non possono andare a sostenere dall'oggi al domani dei costi spropositati, cosa che purtroppo è avvenuto. Poi bisogna vedere anche in termini di hardware, i vendor di hardware come si muovono, perché al momento, diciamo, limiti dal punto di vista hardware e di compatibilità non ce ne sono molti, perché comunque ci sono tanti vendor che diciamo producono server, hardware certificato VMware e Chiaro. anche software specifico per questa piattaforma. Quindi è tutto un po' da vedere e ovviamente usare VMware bisogna vedere dove viene applicato. È un po' come dire: io prendo la Ferrari per andare sullo sterrato o per fare È da chiaro. casa mia l'edicola. No, ovviamente se uno, diciamo, può permetterselo non ci sono problemi, però ovviamente, Ha dei non siamo nel costi. mondo ideale, bisogna anche un attimino vedere a quelle che sono le esigenze, perché poi bisogna mantenerla l'infrastruttura, deve essere funzionale, in caso di problemi bisogna sapere dove metter le mani. Quindi, In VMware sì, okay, per molti ma non per tutti, proprio chiarissimo. per il fatto che richiede diverse cose. Infatti, ci sono soluzioni, open source o gratuite, come per esempio Proxmox. Per chi non lo conoscesse, che cos'è Proxmox e quali sono i suoi principali punti di forza rispetto a VMware? Sì, allora Proxmox che è già, fuori da parecchio tempo, però è diventato molto popolare da 1 anno e mezzo circa, è una soluzione di virtualizzazione come può essere VMware, come può essere Hyper-V, Nutanix, eccetera. Il concetto, rimane quello. La peculiarità è che è un software completamente open source. Questo cosa vuol dire? Che se un'azienda lo vuole adottare, non si deve svenare in licenze. Quindi io posso prenderlo, montarlo, configurarlo e io posso sfruttare tutte quelle che sono le funzionalità che mi permette di ottenere, cosa che è stabile, funziona, però dipende. Ovviamente, dipende sempre dalle esigenze. Abbiamo dietro Proxmox una forte community, quindi abbiamo un forum molto attivo che ci permette di avere un aiuto per quello che riguarda se abbiamo qualche problema o dobbiamo configurare in qualche maniera, diciamo il nostro ambiente, perché comunque Proxmox non è semplicissimo, okay, bisogna un attimino farci la mano, soprattutto per chi Certo, viene dal mondo come me di VMware. Però il grosso chiarissimo. vantaggio è che per le aziende piccole, può essere una valida alternativa, perché ovviamente se devo far girare pochi server, pochi servizi, può essere la soluzione ideale. E Proxmox offre, funzionalità come KVM, LXC, clustering e gestione integrata del backup. Come si confrontano con quelle di VMware? Allora, diciamo che entrambi forniscono questa tipologia di servizi, però è chiaro che stiamo parlando di paragonare una giovane, diciamo, creatura con una già assodata e presente nel mercato. Quindi quello che io vedo, come primo impatto è che Proxmox ancora è un po' troppo macchinoso, anche se, premetto, è molto utile per chi
ha in casa tecnici che sanno mettere le mani, ti permette una flessibilità che VMware non ti permette, perché Proxmox, essendo open source, È potrei chiaro. eventualmente anche andare a fare delle integrazioni o delle customizzazioni impensabili e non possibili su una piattaforma come VMware. Però è molto, diciamo, molto articolato, tante operazioni bisogna accedere tramite CLI, quindi non c'ho la parte grafica che mi permette di fare click dove voglio e mi semplifica la vita. Infatti vediamo anche che Hyper-V e Nutanix stessa non sono riuscite a scalzare VMware, quindi nella VMware è ancora il riferimento. Però io trovo che nelle ultime versioni sono stati fatti molti passi in avanti, hanno semplificato tante cose, hanno sistemato alcuni bug, alcune funzionalità che tra l'altro magari VMware non ha, e per cui può essere sicuramente una valida alternativa, o se non altro una sostituzione se uno ha in programma di cambiare proprio la piattaforma di utilizzo. Diciamo Quindi, che non mi convince molto la parte di backup, perché è molto semplice. Meglio che niente ovviamente, però io personalmente preferisco affidarmi a soluzioni fatte per i backup in modo da proteggere e coprire tutte quelle che sono le mie esigenze e soprattutto i miei dati. sì, sì, con i dati non si scherza. E quindi, secondo la tua esperienza, in quali scenari Proxmox rappresenta una scelta particolarmente vantaggiosa per le aziende? Allora, sicuramente il grosso vantaggio è il discorso delle licenze. Non ci sono sostanzialmente, almeno se io voglio provarlo, giocarci sopra, utilizzarlo e anche metterlo in produzione, non devo sostenere costi pazzeschi. Se non ci sono servizi complessi o l'infrastruttura dell'azienda non è particolarmente critica, Proxmox sicuramente può essere una piattaforma da considerare, se non Mh-mh. addirittura da adottare. Quindi diciamo target come al momento almeno piccole e medie aziende, e soprattutto in quelle situazioni dove c'è un budget limitato. È chiaro che tutto ruota alla fine ruota lì. Se io non ho Tutto gira problemi di intorno all'inizio. budget, ovviamente, no? Però ecco, una cosa da tenere molto ben presente: attenzione a non cadere nel tranello del fatto che è open source, non mi costa niente, quindi io lo metto nella mia azienda e vado sereno. Attenzione, open source sì, però Proxmox offre anche il supporto a pagamento, ma offre il supporto che è una cosa fondamentale in ambito business. Io particolarmente sono contrario a utilizzare soluzioni gratuite in ambito business, perché se noi abbiamo un problema, facciamo un esempio, azienda di produzione, io sto utilizzando la mia soluzione Proxmox, open source, quindi non pago nulla, mi va da Dio, si pianta per qualsiasi motivo e non ne riesco a uscire più, non so più cosa fare, io ho la produzione Chiaro. ferma. Quindi rilascio di patch, bug, i bug sono all'ordine del giorno, rilascio di patch di sicurezza, i ransomware o comunque diciamo tutte quelle che sono le parti di sicurezza da tenere sotto controllo sono importanti, e queste cose non le hai se non hai un supporto dietro. Quindi rilasci delle patch, rilasci di fix, il supporto tecnico diretto da chi sta facendo, chi fa questa piattaforma. Sono Mh. aspetti importanti, quindi Proxmox sì, però se lo utilizzate in produzione, io consiglio fortemente di fare l'abbonamento al supporto, che non costa tantissimo, però veramente ti salva la vita, perché poi vediamo se l'azienda sta ferma una settimana, se costava meno fare l'abbonamento. Sì, no, no, certo, è chiaro, quindi il tuo punto di vista è chiarissimo. Infatti la domanda successiva era quali principali sfide un'azienda deve considerare per fare la migrazione da VMware a Proxmox, ma nella tua risposta hai risposto anche a questa domanda e mi sembra di capire appunto che è proprio fondamentale il supporto, perché senza Sì, il supporto poi sei un problema dove si va. esatto, esatto. Poi facciamo anche un'altra considerazione, che ancora è tutto il futuro di VMware adesso è totalmente incerto, c'è molta instabilità e soprattutto le aziende si sono allarmate. Infatti, non a caso queste nuove piattaforme, o comunque queste piattaforme stanno prendendo piede, perché non solo è una questione che hanno ritoccato i listini, ma adesso stanno puntando esclusivamente su VCF, quindi Cloud Foundation, che non è semplice, è abbastanza complicato, e non tutte le Mh-mh. aziende hanno le risorse, ma anche umane, per poter implementare delle cose. Perché io, okay, prendo il consulente che mi fa l'infrastruttura, ma io poi questa infrastruttura devo mantenerla, e se io non ho un know-how interno e devo sempre affidarmi agli esterni, ovviamente i costi lievitano notevolmente.
Per cui bisogna fare molta, diciamo, ponderare bene la scelta, ma per come sta andando io prevedo che Proxmox prenderà piede nel 25 e decollerà. Quali competenze tecniche sono richieste per un passaggio indolore? Allora, cominciamo dal lato che è dolore. Allora, purtroppo, una delle prime cose da guardare quando si fa una migrazione, quindi se voglio cambiare piattaforma, è dobbiamo parlare di compatibilità, di matrici di compatibilità. Quando se parlo per VMware, quando io voglio installare un qualcosa su un server, abbiamo i vendor che certificano che quell'hardware è testato e certificato per la piattaforma VMware. Purtroppo questa cosa ancora per Proxmox non c'è. Quindi noi dobbiamo tenerla presente, dobbiamo testare bene prima di mettere qualcosa in produzione. Questo perché i driver potrebbero non funzionare, non esserci. Stesso discorso dei firmware. Quindi non posso mettere un sistema instabile in produzione, perché ovviamente quando succede qualcosa per una incompatibilità, ora che vado a scoprire la causa e soprattutto a sistemarla, potrebbe passare diverso tempo. Anche il Mh-mh. discorso del software. Se un'azienda sta utilizzando ad esempio Omnisa Horizon o VMware Horizon, questo è stato sviluppato per vSphere. Chiaro. Quindi è chiaro che se io voglio passare a Proxmox, al momento, al giorno d'oggi, non si può fare. Dobbiamo aspettare se un domani Omnisa sviluppa anche per questa piattaforma. Supporto tecnico, come ci siamo detti prima, è importante, dobbiamo averlo. E per questo motivo che, avendo un supporto tecnico alle spalle, eventuali problemi di driver, di patch, di bug, vengono sistemati in maniera celere. Queste sono le premesse da considerare per fare una migrazione. Poi la migrazione, ovviamente, i costi dipendono un attimino dalla dimensione dell'infrastruttura da migrare e dai Chiaro. servizi, dalla complessità. Cioè, un conto è dire io ho un'infrastruttura di 2-3 nodi e voglio migrarla. E un conto è dire ho un'infrastruttura enterprise con sedi sparse, con parecchi nodi, parecchi cluster in giro e quindi ovviamente va tenuto presente anche questa cosa. Quindi è un po' complicato dire costa tot. Dipende, bisogna Certo, no, ovviamente no, fare chiaro. un'analisi. Normalmente quando si vuole fare una migrazione c'è sempre un primo incontro dove si fa una valutazione dell'ambiente per avere un'idea e poi per fornire un'idea di costi. Poi Chiaro. le competenze tecniche ovviamente ci devono essere, perché Proxmox anche sulla parte networking non è semplicissimo e come VMware gira tutto lì, perché tante volte i problemi sono di networking. Se uno non è pratico di routing, firewall, tutto quello che sta dietro al mondo di network e non ci sono le competenze in casa, affidarsi fuori sì, però vuol dire costi maggiori. Quindi anche questa cosa bisogna tenere presente. La migrazione di per sé, cioè io dalla macchina da VMware a trasferirla su Proxmox, è la parte più semplice, perché dalle ultime versioni Proxmox stessa ha un tool che mi permette di importare le virtual machine direttamente, oppure posso utilizzare altre soluzioni. Ad esempio c'è Starwind Converter che mi permette di fare questo passaggio, oppure se utilizzo software di backup tipo Vim, Akivo, per citarne due, lo faccio direttamente, backup e faccio il restore direttamente sull'altra piattaforma. Quindi c'è modo per fare una migrazione tecnica liscia e indolore, però bisogna fare attenzione a quello che è l'hardware utilizzato, le applicazioni che ci girano e l'infrastruttura nuova come poi si comporta. È chiaro. E come vedi il futuro delle infrastrutture virtuali? Ritieni che VMware possa mantenere il suo predominio o strumenti open source, appunto come Proxmox, guadagneranno terreno? Allora, per quello che ci siamo detti, per quello che sta succedendo, io ad esempio la VMware non la vedo benissimo. Il fatto che abbia ritoccato appunto i listini e punti su un prodotto specifico, io se fossi un'azienda mi comincerei a guardare intorno, perché ovviamente se oggi mi costa tot e domani mi trovo dei costi esplosi e non più sotto controllo, è ovvio che devo trovare un'alternativa. La virtualizzazione non morirà assolutamente, anzi ci saranno altri vendor che proporranno le loro soluzioni. Proxmox è una di queste. Proxmox, se noi facciamo caso, fino a 3 anni fa non se ne sentiva neanche parlare, Chiaro, poco. Da quando è stato chiarissimo. acquisito VMware da parte di Broadcom, adesso tutti parlano di Proxmox e il fatto che grossi vendor di backup, di soluzioni di backup abbiano incluso il supporto per Proxmox, significa che anche a loro
ci credono su questa piattaforma e infatti sto vedendo che cominciano anche a livello aziendale ad arrivare le richieste di implementazione, cosa che fino a qualche anno Prima fa non erano era. Sì, sì, ma è come tutte le cose. Se ti ricordi quando uscì fuori la televisione al plasma, se erano degli scatoloni, vabbè, meno scatoloni delle televisioni normali e poi piano piano, quando hanno preso il predominio, sono migliorati, esatto. chiaramente, Poi avranno così. consideriamo il fatto che io Proxmox posso installarmelo nel laboratorio, ci posso giocare, non ho problemi di scadenze, non ho problemi di nulla. Io quando ho la mia infrastruttura, quella è per sempre, perché Chiaro. proprio per il fatto che è un open source, okay, quindi ho la possibilità di testarlo, guardarlo bene e poi decidere. No, 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 è chiaro, è chiaro. E Paolo, un messaggio conclusivo per chi ci segue. Come possono i professionisti IT prepararsi al meglio per sfruttare le piattaforme come Proxmox o VMware? Allora, secondo me ci sono 3 punti che possono essere utili. Il primo è documentarsi e studiare. Purtroppo il nascere imparati, come si dice, non esiste. Quindi è chiaro che quando esce una tecnologia nuova, una proposta nuova, bisogna vedere, documentarsi su più parti, non fidarsi solo di una piattaforma, una rivista o un blog o fare una ricerca. Ormai, diciamo nel 2024-25 ormai abbiamo internet che, ci fornisce miliardi di informazioni. Quindi documentazione, studiare e poi, che la cosa secondo me più importante, è fare pratica. Perché se io Chiaro. studio o leggo e basta, non mi serve a nulla, perché se non No, faccio no, chiaro. pratica io me lo dimentico. È un po' come la lingua, se io studio l'inglese ma non lo uso mai, non lo imparerò mai No, bene, no, probabilmente lo perdo. sono E a d'accordo. supporto della pratica magari, visto che adesso ci sono tante soluzioni a disposizione, di dotarsi di un piccolo lab. Avendo un piccolo lab, io ad esempio ho il mio lab dove faccio tutte le mie cose, i miei test, i miei studi, in modo che io posso praticare e se devo fare un'implementazione che non ho mai visto, me la faccio a casa, me la cerco di simularla e acquisisco quelle nozioni che poi mi serviranno per andare a fare il lavoro. E secondo me questi sono i Chiarissimo. 3 punti fondamentali. No, no, io ho intervistato diversi professionisti qui sul mio canale e tutti concordano su un punto, studiare e poi fare pratica, però tutti dicono la stessa cosa, Sì, sì, studiare. è quello. E di solito io, in conclusione, ogni intervista faccio sempre ai professionisti una domanda per aiutare i giovani, proprio perché chi ha tanti anni di esperienza come te può, come dire, dargli un orientamento. Se un ragazzo, un giovane vuole entrare nel settore come sistemista, VMware, Proxmox o Windows, che cosa gli consigli di studiare? Quale strada, dalla tua esperienza, gli consiglieresti? Allora, innanzitutto cercare di individuare qual è la tendenza del mercato su dove si sta spostando, perché è un po' come dire, se io comincio a studiare un qualcosa di nicchia, avrò meno possibilità rispetto a se comincio a far pratica o imparare un qualcosa che è usato su vasta scala. Quindi, è un po' come il discorso del Mac e del PC classico, no, il Mac è Chiaro. molto di nicchia e quindi anche le aziende che usano solo Mac sono meno rispetto a quelli che usano il PC tradizionale. Quindi anche un po' anche qua il discorso è: "Okay, cosa voglio fare? Voglio cominciare a imbracciare la virtualizzazione, perfetto. Al momento cosa abbiamo? Al momento abbiamo, diciamo, i brand quelli più conosciuti. Proxmox è un outsider? Magari investendo su Proxmox mi studio anche magari altre piattaforme, cerco di specializzarmi su un paio, su tutte è impossibile perché sapere tutto di tutto vuol dire sapere tutto male o poco. Chiaro, Quindi chiarissimo. fissarsi su un paio di piattaforme, magari considerando una Proxmox che se diventa l'outsider si aprirà il mercato e uno dice: "Io mi propongo come sistemista a Proxmox", che sono molto ricercati, perché attenzione, non ce n'è molti in giro che conoscono questa piattaforma. E un conto è dire: "Faccio un'installazione base", è un conto quando ho una grossa infrastruttura Chiaro. e comincio a avere problemi. I problemi solo chi è skillato riesce a metterci le mani sopra No, no, o ovviamente, chi ha ovviamente. avuto esperienza. Quindi queste qui secondo me sono, diciamo le i suggerimenti che posso dare per chi vuole imbracciare questo campo dell'informatica, questo settore dell'informatica. Dell'infrastruttura, quindi sì, mi sembra anche a me una buona idea investire su Proxmox,
Cioè, vabbè, conoscere VMware perché è il più utilizzato, però investi su Sì. Proxmox perché potrebbe o comunque sembra che sia il Poi futuro. esatto, se uno vede che prende piede, so già di cosa sto parlando, per cui devo solo approfondire. Senti, sempre per riguardo ai ragazzi, molti hanno difficoltà quando si parla di virtualizzazione. Io lo vedo dalla parte delle reti, quando si parla di VLAN, specie chi studia la CCNA va completamente nel pallone, e anche quando si parla di VMware con il Virtua Switch e queste cose qui. Sì. Queste, se io giovane, studio per VMware e Proxmox, le cose che apprendo qui eventualmente mi potrebbero tornare utili anche per il cloud, visto che va tanto di moda. Sì, sì, sicuramente, perché alla fine quando parliamo di cloud o parliamo di aziende, alla fine i sistemisti vivono dentro quello stabile che viene chiamato data center. Quindi il data center che si chiama l'azienda locale o che faccia da provider, ovviamente tutto quelle che sono le conoscenze vengono applicate. Poi magari cambiano il fatto che i prodotti sono sviluppati per un provider o per un'azienda, cioè la differenziazione poi di gestione. Però sicuramente son tutti concetti che poi ti servono, soprattutto per il cloud, che va molto è diciamo una soluzione che sta andando molto, però anche lì poi ci scontriamo a lungo andare col fattore costi, perché Chiaro? niente, viene dato così, no, perché tante aziende poi son tornate indietro, però indubbiamente poter dire: "Okay, io non voglio, puntare sull'hardware interno perché la manutenzione, eventuali smaltimenti oppure abbonamenti di qualsiasi cosa, io mi affido al cloud, pago le mie quote che mi servono e non mi devo più preoccupare di quello che è la parte fisica. Io mi occuperò di quello che è la configurazione, ma poi tutto si rompe un disco, manca fa troppo Sì, 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 caldo, sì, fa sì, troppo non freddo. hai Non ho più problemi di questo tipo e no, infatti no, no, parecchi fanno anche questo discorso qua. è Chiaro, chiaro. cloud vuol dire avere però una buona linea a disposizione. Quindi a Io seconda di dove siamo, se c'è una linea, una banda internet scarsa, ovviamente se mando tutto in voglio cloud potrebbe essere poi un problema. è chiaro. E poi lascerò i tuoi riferimenti in descrizione al video. Comunque, dove possono trovarti gli spettatori per saperne di più o contattarti per consulenze? Sì, allora io, sono l'autore del blog No Lab No Party dove parlo praticamente di virtualizzazione, backup, VDI, Active Directory, eccetera, eccetera. Ormai ce l'ho da più di 13 anni e ho anche un canale, YouTube che si chiama IT Tech Pills, dove lì parlo nello specifico del mondo di backup. Quindi per chi fosse interessato ad approfondire gli argomenti di backup, dai concetti diciamo i software principali, lì trovate tutti i miei riferimenti. Perfetto, infatti io volevo fare un video su l'avevo trovato, come ti avevo detto prima, il tuo blog su LinkedIn e avevo guardato e c'è un articolo che parla del come si creano i nodi su Proxmox. Che ho detto: Sì. "Ora lo seguo, seguo tutti gli step che hai elencato, così io faccio un video su Proxmox e i nodi". Sì, 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 confermo assolutamente, il blog è molto carino. Il nome Non Lab No Party, ti giuro, guarda, È è internazionale, in fantastico. qualsiasi lingua è così. Io non so dove t'ha fatto venire in mente un nome così, ma è veramente, veramente, veramente carino. E ho visto il tuo blog, è veramente notevole, cioè nel senso è proprio ricco di informazioni per chi anche perché fare le configurazioni per provare è veramente interessante. Sì, e ti confesso un segreto, non l'ho fatto perché voglio fare il blogger, io l'ho fatto per me. Nel senso, faccio un qualcosa, mi studio qualcosa, imparo qualcosa, me la scrivo, poi dopo ovunque sono, com'è che si faceva quella configurazione lì? Io Sì. so dove andarla a cercare. Quindi il mio scopo principale era quello, avere una knowledge base a mia disposizione, va detto: "Ma finché la metto a mia disposizione, perché non metterla a È disposizione di tutti?" Poi chiaro, se qualcuno la trova utile, meglio ancora. fai la stessa cosa che faccio io co' video. Ci sono dei video che a volte non mi ricordo, dico: "Ma come si fa a configurare quella cosa?" Vado a vedere video che faccio io Esatto, esatto, per ma ricordarmi. infatti è quello, cioè blog e YouTube, i diciamo canali e comunque di un certo livello sono estremamente utili e infatti i libri sì, sono preziosi, però il libro quando è stampato ed esce è già vecchio, Chiaro. mentre blog e video su YouTube sono attuali. Poi posso vedere effettivamente come si fa,
perché con un video proprio vedo come viene fatto passo passo e È ho chiaro, è chiaro. un'ulteriore fonte di informazione. No, no, chiaramente sì. Paolo, io ti ringrazio per questa intervista. Spero di avere un'altra occasione, insomma, di scambiare qualche informazione con te Quando vuoi. e ci sentiamo presto. Grazie. Grazie mille Valerio, grazie a tutti, grazie.